Ok, abbiamo iniziato per la Pina. Mhm. Ciao Elena, Ciao, benvenuta Elena, come stai Elena? bene. Si preannuncia una divertente sessione per la Pina. 5, 4, 3, 2, 1. Come? Sì, la vedo. Mhm. Ehm, è come se avesse, ogni volta che lei agisce con il mondo, quindi ogni volta che fa un'azione qualsiasi, ehm, riceve la risposta, diciamo, dal mondo, dall'esterno, eh, in maniera amplificata, non so come dire, come se l'energia che il mondo, eh, mh, con cui il mondo risponde alle sue azioni, lei lo sente amplificata, l'energia, ok? Quindi quando ci sono delle cose che a lei stridono, che per lei stridono, è come se gli fosse infilato nel corpo, l'immagine è proprio questa, ogni volta che c'è una risposta dal mondo è un tipo una punta che entra nel corpo di Lapina, ok? Di la Pina. Di Lapina. No, no, E ma giusto. Lapina. La Pina è il nome. Eh, Anzi, sarebbe De la Pina, ecco. correttamente. Ma anche Mhm. di, va bene. Ti dà l'autorizzazione la Pina? Sì, Come te la dà? si solleva da queste punte, ok, dall'azione delle punte, si mette di fianco a me e mi indica le punte. Come Nel per senso che dire, non le vuole più. guardiamole assieme, sì, esatto. Vuole vederle? Vuole vederle e mandarle via, sì, nel senso eh, trovare tutto quello che crea queste punture. Ecco. Ok, vibrazione. 82 miliardi, Consapevolezza. 128, PS. 43, Vite precedenti. 2316, Cervello. 9.3. Ok. Nome del progetto. L'ho visto già prima, mentre, soprattutto quando ci ha raccontato l'ultimo pezzo. Mm, sì, allora il nome è decriptazione. Agiscono, è come se cambiassero tutte le volte il chip, è come se ogni volta che le fanno, soprattutto quando ha fatto i vari incidenti, quello è il momento dove le cambiavano proprio la scheda, l'hardware, potrei dire, cioè proprio in eterico le mettevano in queste abduction, ok, durante l'incidente mettevano, vedevo proprio una scheda di memoria con delle informazioni, color oro, proprio
Mhm. una cosa così, un rettangolo così. Chip, E sì, una sì, con scheda madre piccola. no, bella grande anche, nel senso potente, non so come dire. Cioè, Due carte di credito una accanto all'altra. ecco, sì, più o meno. Tre. Sì, una cosa così, sì, più o meno così. E ogni volta all'incidente successivo la sostituivano con le informazioni nuove. Impianti, vediamoli. Allora, qua mi viene da dirti prima gli eterici. Qua c'è questo chip. È come se però dati, mi sembra circa un annetto, sì, un 12-15 mesi mi viene da dire, non riescono più a farle delle abduction tramite l'incidente per sostituire la scheda perché la sua PS inizia a essere troppo sveglia e li impedisce. Mm. Ehm, Quindi 4 incidenti sono abduction. sì, Grosse, importanti abduction, sì. ma neanche altre. Neanche altre dove prendono e danno le informazioni tramite questa scheda madre, ok? Lì era proprio per la sostituzione, gli veniva così. Qua c'è quella, è collegata tramite una specie di filo a un'altra placca, direi, più fine, verticale sulle vertebre lombari. Ok, basta. Sto guardando. No, e poi ne ho uno mentale. È una sfera centrale con dei raggi e alla fine di ogni raggio ci sono altre sfere. Entità eteriche. Allora, leonessa, una leonessa. Poi c'è un uccello bianco grosso. Potrebbe sembrare una cicogna, ecco. Poi due militari. E un grigio. EDL. 3 DL. E basta. Sì, Mentali. allora, mentali. Allora, ce n'è una che è, aspetta, perché faccio un attimo le vibrazioni, perché Che succede? niente, mi arrivavano è come se ero dentro alle immagini delle entità mentali, era tutto molto chiaro e poi quando tu mi hai chiesto entità mentali è tutto un po' andato via, quindi Mm. Qual è la causa di questo fatto? entriamo talmente tanto nel dettaglio della cosa, anche se non sembra, ma andiamo talmente tanto al punto che questo per loro non è una cosa buona. Adesso cioè, mi sono concentrata molto, ero molto dentro, ok? Mm. Sono un filino stanca e quindi appena ho Mhm. perso un attimo il coso sono Un riusciti. minimo. Esatto, sono Facciamo riusciti. così, creiamoci un ad eternum Sì. e ci infiliamo dentro. Mhm. Mi hanno appena detto,
una persona che conosci anche tu, Mm? che sul lavoro voleva ottenere un risultato che solitamente non ottiene nessuno, l'ha creato con Ad Eternum su Ad Eternum e gli hanno detto di sì, le hanno detto di sì. Una persona qui, no? Vicina, e le hanno detto sì, va bene, e lei è tutta contenta. Vedi? Quindi le Ad Eternum funzionano, Eh sì. come già mi hanno detto. Ah, gli altri due, Mm? quello un po' pazzo che mette la parrucca, quello lì. Quegli altri due, quello ha avuto l'ennesima incursione di notte, di baila conmigo, e, si è svegliato impanicato, tutti e due fiamme hanno fatto gli Ad Eternum e l'hanno superata da soli, non ci hanno detto niente, hanno fatto tutto da soli. Mm, bravi, Mm, mm, mm. carini. Mm. Finiscono pure nei video adesso degli altri. Eh, è tutta una roba unica. Mm. Ok. Ok, siamo entrati nel nostro Ad Eternum Mhm, sessione. assolutamente sì. Come lo vedi, l'Ad Eternum sessione, la nostra stanza circolare sferica. Sì, ci sono le pareti molto spesse ma trasparenti, nel senso che ehm, non abbiamo bisogno di nascondere niente, ma di proteggere, no? Quindi di poter lavorare liberamente, ma tutte le informazioni possono arrivare a chiunque, quindi per quello sono trasparenti. Ehm, mm, e dentro ci sono come se fossero delle postazioni. In realtà no, nel senso che possiamo muoverci, però è come se ci fossero, nel momento in cui c'è un'interazione energetica, quindi ogni volta che cambia l'interazione energetica è come se si formasse una postazione per ognuno di noi, no? Quindi io, te e la Pina. Ok, entità mentali. Sì, allora, c'è questa qua, che è l'entità mentale 3, allora ce n'è anche una, due, però c'è quella 3 che proprio spinge molto, non so come dire, è molto preponderante, perché è l'entità mentale che porta la Pina a cercare di fare tutto usando il mentale proprio, di razionalizzare, no? Lei ha una PS che è molto creativa e la porterebbe facilmente a fare le azioni. Questa entità mentale riesce a frenarla Mhm. facendole a trasformare tutto in una sequenza logica, anche quando non è necessario. Ok, quindi le fa perdere l'energia, cioè l'energia la spreca un po' così, rallenta la cosa, la limita. Ecco, Che livello, scusami? 3. Ok, poi? Ok, poi c'è quella di livello 5 che è quella che è la sua grande paura di rimanere senza sostentamento, ok, economico. Mm. Ehm, la vedo fin da quando è nata, nel senso che è proprio una cosa che lei è un'entità mentale con cui lei ha fatto un contratto sin da quando è nata, costruendosela da quello che sentiva dalla sua famiglia, dai suoi genitori, anche se loro magari non lo dicevano così esplicitamente, ma era una cosa che aleggiava nell'aria, diciamo, in casa. Ok, ma lei l'ha sentita, come dicevo prima, sente la risposta dall'esterno in maniera amplificata fin da quando era piccola e questa cosa l'ha subito, questa entità mentale se l'è creata subito e ehm, vedo proprio l'immagine di lei fin da bambina, anche quando era proprio piccola, neonata, ok, che in eterico a volte si sentiva quasi che cadeva giù
perché non c'era sostentamento economico, ok? Mm, Quindi lei in eterico ha proprio questa sensazione. A volte in alcuni momenti, quando magari cambia lavoro, no? In quel mentre lì, in quel mm, frangente, lei si sente come se è proprio in bilico tra due piani, no? Un piano che sorregge i piedi, l'altro la testa e le spalle, e se solo si spostano appena lei cade nel baratro. Quindi mhm. questa è l'entità mentale 5, le fa questa cosa qua. Poi? E poi ce n'è una di livello 2, Mhm, ehm, che tendenzialmente è come se è quella che è legata alle emozioni che diceva prima, io direi, perché proprio in eterico io vedo questa immagine, questa entità mentale di livello 2, che è come se la tenesse sempre un po' in un range emotivo mm, molto, ne- molto nella media, in mezzo, quindi tendenzialmente cerca di non farle provare picchi emotivi che potrebbero essere utili per evolvere, ok? mhm. Quindi lei cosa fa? Io vedo che piuttosto magari si allontana o rimane fredda rispetto alle situazioni, no? Quindi anche diceva rispetto a sua figlia che c'è questo amore viscerale materno, però non trova mai un accordo, ma quasi come se lei mm, reagisse in maniera tale che stia a distanza, quasi per non sentire emozioni. Ecco, questa entità mentale 2 fa un po' questa cosa qua. E anche col partner comunque la fa agire in maniera tale da non arrivare all'obiettivo che lei vuole. Ok, Ecco. quindi difficoltà a esprimere amore è la 2. Sì, esatto, brava. Paura di restare senza soldi è la 5. Sì. Ok, va bene, però adesso va bene, sono delle entità mentali, Mhm. ma qual è la loro causa esoterica della presenza loro? Partiamo da quella di restare senza soldi, i genitori, ok? Quando c'è un momento in cui i genitori hanno espresso preoccupazione per la situazione economica e la bambina ha notato e ha capito. Esatto, ho capito e notato. Sì, io direi potrebbe. Allora, proprio conscia potrebbe essere 4 anni, 4 anni e mezzo. Fin lì è come se lei avesse percepito ehm, questa energia, no, in casa di stenti, ma probabilmente non era così, ma è quello che veniva trasmesso, no? Quindi si viveva sempre con questa sensazione. Ok, fino a che a 4 anni, 4 anni e mezzo deve aver sentito qualcosa o visto qualcosa che per lei è stata una certezza. Ok, Ecco, quindi mi viene da dire che è come se loro pensassero che lei dormisse o che non era in quella stanza e hanno detto una frase che più che veramente essere così, ma sai, le cose normali della famiglia, no? Magari devo pagare quel debito, o devo fare, che a lei è come se fosse stata la certezza di quello che ha sempre percepito. mm, mm. Causa esoterica della costectomia. Allora, lo vedevo già prima mentre descriveva tutte le cose, come se mentre lei era nella pancia di sua mamma le hanno fatto, sono intervenuti, eh, mm, non so se è possibile, però vedo questa cosa, no? Nel senso che non le chiamerei vere e proprie abduction, ma quasi che sono intervenuti in loco. Come Mhm. se quando c'è un bambino nella pancia non è necessario per loro farlo da un'altra parte, ma possono farlo lì. Ma cosa? Ok? È come se le avessero aggiunto, come se avessero
provato a replicare delle cellule, delle parti del corpo, e l'hanno fatto con le coste, sono già uscite in più, ok? Vedo anche un po' tutta la parte dei polipi intestinali e all'utero. Mm. È come se fosse l'informazione che lei ha da allora di proliferare in eccesso. Mhm. Ecco. Quindi era un adduction, era un esperimento Sì, che poi ha avuto dei riflessi nel fisico. sì. Perché la PS ha permesso questo? Allora, Quello era per due l'insegnamento motivi. obiettivo. L'insegnamento, il suo, era sentire se era possibile fare l'esperienza di una vita con ehm, delle parti ipersviluppate, Mhm. mm? Se era possibile o se è necessario intervenire. E secondo, anche appunto trovare, sperimentare la possibilità di bloccare questa proliferazione in autonomia. Ernie. L'impianto, quello, la piccola, adesso mi sfugge il nome, quella sotto che ho visto prima sulle vertebre lombari. Piastri, quello Sì, lì. esatto, sì, una piastrina. Colon irritabile. È dato sicuramente dalla proliferazione cellulare che le si attiva. Ecco, Calcoli. di più sì. No, questa qua invece è legata alla parte economica. Questo qua è legato alla parte economica, alla sua paura di rimanere senza sostentamenti. Lei continua a fare, ehm, attiva la paura di non avere il sostentamento necessario, ok? E poi di reazione quando poi ce l'ha, si rilassa e è come se si rilassasse anche la colicisti, legata un po' al fegato, no? È la parte un po' più, diciamo, ehm, nuova legata al funzionamento del fegato e a furia di, cioè tutte le volte che fa questa cosa, no? Quindi ha la paura, poi invece si rilassa, la paura si rilassa, forma proprio i calcoli, come se formasse dei depositi ogni volta. Cistifellea. Sì, sì, uguale, stessa cosa. Corde vocali. Qua, e lo legherei anche, allora, durante delle abduction è come se eh, attaccassero, le attaccassero due uncini alle corde vocali e con questa parte tirano tutto, direi da qua, potrei dire dai bronchi fino su, tutto tirano così e la tirano in questa maniera. Quindi è un impianto? È un'azione che fanno durante le abduction. Ok. Intolleranze un po' a tutto. Qua l'ho visto prima mentre lo descrivevo, e invece lì è proprio quella cosa che ho visto all'inizio. Mhm. Mm. L'ipersensibilità alla reazione del mondo esterno. Ogni tipo di reazione del mondo esterno lei lo percepisce sul fisico, ok? Lo sente molto aumentato, ok? E lo sente sul fisico, soprattutto per quanto riguarda le intolleranze, poi vedo magari anche la pelle. Diceva, le macchie anche sulle spalle qua, ok? È Mhm, proprio mhm. la reazione fisica alla reazione del mondo. Quindi le macchie le abbiamo viste sulle Sì, spalle. Lacrimazione. anche quello, è come se ehm,
l'energia della reazione del mondo alle sue azioni la penetrasse e spinge, cioè in eterico è come una bolla che la spinge e a seconda del tipo di mh, diciamo, interazione che ha col mondo ha un sintomo o un altro. C'è la lacrimazione, le macchie, le intolleranze, i dolori vari. Adesso non lo so se l'ha detto, ma è come se vedessi che i dolori si spostano. Acido urico. Mm, lo vedo da sempre nel suo circolo. Eh, fa parte anche questo dello sperimento che hanno fatto quando lei era nella pancia della mamma. È come se mm, eh, volessero vedere che reazione c'è ad avere acido urico in eccesso in circolo. Peso. Dimmi, dimmi, dimmi. Sì, è come se il suo fisico, la PS avesse tentato di adattare il fisico alla presenza di acido urico in più, no? Quindi a compensare questa presenza. Testa, vertigini. Mm, mm. Ti descrivo quello che vedo. È come se lei in alcuni momenti dovesse ritrovare la, la centratura di dov'è. Cioè, è come se per un attimo fosse da un'altra parte e di colpo si ritrovasse qua. Quindi è come se Qua dove? dovesse, qua nella Matrix. È come se per un attimo lei è da un'altra parte e poi qua. Potrei dire che è su una linea temporale parallela e quando torna a questa cosa, l'ho vista che è andata in là, ecco. Mm. Da un'altra lapina. Ok, lavoro. Allora, lei è pensionata, vuole ricominciare a lavorare e le manca al momento, cioè il periodo in cui era su, perché adesso è giù, in cui aveva successo. Sì, è come se la PS, mi viene questa cosa qua, come se la PS non fosse ancora convinta di farcela. È come se ce la fa una volta ad avere successo e poi dice, sei sicuro che ce l'ho fatta? E ci riprova e ce l'ha, no? Quasi come se avesse un po' questa sensazione di non essere adeguata ad avere successo e quindi deve ripetere l'esperienza per essere sicura che riesce ad avere successo. Allora, a parte c'è tutta una parte che quella è la parte sana, direi, di fare esperienze diverse anche di lavoro, anche se l'ambito è più o meno lo stesso, ma cose diverse, ok, per fare esperienze nuove, perché essendo arrivata all'apice ha sperimentato tutto, ok? Ma quella sensazione che ha di vuoto quando ricomincia è proprio quella sensazione che la PS le fa rivivere di non essere sicura di riuscire ad arrivare al successo. Ecco. Va bene. Mm. Difficoltà a esprimere amore, causa esoterica, Sì, direi l'entità mentale di livello 2. le emozioni. Sì, la fa proprio rimanere in un regge emotivo molto apatico, ecco, di apatia. Ok, l'attuale compagno su cui lei non metterebbe una fiche di plastica ehm, è, è una fiamma, è un'anima gemella. Un'anima affine, potrei dire di secondo livello, ma la sua PS ha deciso di vivere una vita incastrata
al cospetto della famiglia, dei familiari. È proprio incastrato dentro quel vortice. È collegato alla famiglia, alla cura della Mm. famiglia, a quello che vogliono in Sì, famiglia, bla bla bla. è proprio dentro. Viene nel cinema lui, dove invitiamo anche la figlia. E se vuoi scrivermi tu in Skype nella chat qualcuno, perché non l'abbiamo detto questo, e tutti quelli che la conoscono, che conoscono la Pina, come si diceva in televisione col Mm. cruciverbone. Tutte quelle che mi conoscono. Saluto a tutti quelli che mi conoscono. Ma come fa la napoletana bene? Questa figlia del Mm. nord, nebbioso, di Loch Ness. Questa figlia di Loch Ness. Adesso ti diranno che sei rettiliana perché sei figlia Sì, di Loch Ness. Secondo me sei rettiliana comunque. assolutamente sì. Mi avete scoperta. Ah, io ti ho scoperto da tanto tempo. I due nuovi soci. Ok. Beh, i due nuovi soci si possono guardare le sessioni. Anche tua figlia si può guardare le sessioni. Se tu gliela butti lì, perché ricordiamo che il cinema è un pro, tanto per... comunque, vengono? Sì, vengono più che altro per capire chi è la Pina, nel senso, mm, sono propensi a conoscere meglio la persona con cui lavorano, però sono in fondo. La figlia, non so se ha una figlia, la figlia, La perché figlia, sì, 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 sì. no, sua figlia, Ah, ok, sì, entra con una bambina. ha una figlia, tua figlia? Fai anche sì con la testa uno. No. Due figlie, due maschi. Ah, boh, è entrata con una bambina, non so se Chi è è la una bambina? nipote o la figlia di una nipote di Lapina, forse, non so. Ma è una parente, quindi? Secondo me sì. Vabbè, che sia quel che sia. I due Vabbè, figli della figlia, due nipoti, insomma, ok. della Pina, vengono. Mhm. Sì, adesso si sono messi anche loro in prima fila. Il compagno, sì, viene, però come se volesse ascoltare un po' marginalmente. Sono le cose strane che fa la Pina, dice. Vabbè, il cinema è sempre poco, è sempre quasi una perdita di tempo, Mm. secondo me. Esiste la fiamma della Pina. Lei che ha difficoltà a esprimere amore, può permettersi di desiderare la fiamma? La risposta è sempre sì, Mm. ma hai capito qual è la domanda, no? Perché lei non l'ha chiesto, ma ne lo chiediamo. Mhm. Magari il suo modo implicito di chiederlo era, mettendo il Sì, quarto punto, certo, difficoltà infatti, a sì, esprimere sì, sì, amore. esatto. Eh, A me piace la Pina. mm. Eh, è come se ci fosse già una possibile fiamma, ok? Vedo questo uomo, questo possibile uomo un po' così in stand-by, mm? Che è come se spingesse, ok, ma viene rimandato indietro perché la Pina ha messo uno scudo. Quindi Perché? anche la Pina spinge, ma c'è lo scudo e lei non si rende conto che c'è lo scudo. Cos'è lo scudo? Che le dà spazio al lavoro Ehm, e tutto quello che ne consegue? Sono ancora sul direi tanto allora, mercato, sono ancora va. Ah, dimmi, dimmi. entità mentale di livello 2 e quella di livello 3 che è molto sulla logica, sì, che è quella che punta, sì, che la porta anche a voler concretizzare nel lavoro. Lo vedevo anche prima, no? Questa sua tendenza a far sì che tutto fili logicamente, quasi un po' anche una forma di controllo e comunque eh,
l'entità mentale di livello 5 che fa sì che lei abbia questa paura di non avere mai sostentamenti, fa sì che lei metta tutta l'energia nel lavoro, quindi essendo che se lei sente le emozioni poi la trascinano troppo e diciamo adesso si sta proteggendo usando i sintomi fisici, ok? Mhm. Ah, se io metto tutto nel lavoro, l'energia la metto lì, è una scusante per non sentire. Mhm. Ecco. Quindi la barriera è questa cosa qua. Lavoro o amore? Nel caso della Pina, Io direi che adesso il suo lavoro, l'ideale sarebbe l'amore e invece usare il lavoro come hobby. mi sa che l'hai colpita al cuore, povera Pina. Mm. E che lei non traspare nulla dai suoi occhiali scuri, ma quando l'hai detto ha fatto come dire, cazzo, lo sapevo. Mm. Che, che poi alla fine sono cose che voi sapete. Mm. Però noi non sappiamo che voi le sapete, non sappiamo niente di voi, quindi la visione in Mm. eterico trova conferma di volta in volta nei vostri pollici in su, grandi sì, o anche l'imprescrutabilità degli occhiali scuri della Pina. Mm. Mm. Che si è messa gli occhiali scuri per non far vedere le sue Eh, emozioni. Pensa a te vedi? come è messa sta Pina. E adesso se li hai tolti gli occhiali scuri. Bravissima, Brava. brava. Già, primo vantaggio, Si è già prima mossa. mossa. Mm. Allora, l'attuale compagno è cilivaccato, lontano, me l'ha scritto da poco, quindi vabbè, ma già lei non ci, Sì, ma non ci no, puntava. infatti. E questa fiamma dov'è adesso? Adesso che non abbiamo più gli occhiali. Esatto, infatti, sai che è incredibile? È caduto lo schermo e allora non c'è un posto fisico diciamo Metti. geografico, ma si è automaticamente avvicinato. Allora, la sfera lapina, ok, in eterico è la sfera energetica, ha attirato la sua fiamma, ha attratto la sua fiamma che ha preso la forma sferica come lei. E lui sta provando un'emozione talmente forte che quasi gli toglie il fiato, cioè in eterico io vedo questa cosa così. Mm. È una Era fiamma grezza? Dimmi, dimmi. Sì, sì, è una fiamma grezza perché non ha lineamenti, ha sembianza di uomo, ma non ha lineamenti. È rappresentato da una figura con un cappello bianco, tipo un cilindro bianco, ok? E ha, potrei dire, una giacca e dei pantaloni casual. E questa giacca ha come se avesse tre righe nere orizzontali, come se fossero dei bottoni a righe, come se fossero dei Verticali o bottoni orizzontali? orizzontali, dei ganci neri così. Che vuol dire? Cosa vogliono dire? Ehm, è una veste di una persona, è come se questi tre ganci, ecco, rappresentassero le sue caratteristiche culturali. È interessato alla cultura, all'arte, mi dice, e alla musica, cose che a Lapina interessano molto. Mhm, mhm. Lei ha detto Che bello. dici? Infatti, vedi. Mm. Ho imparato a leggere il labiale ormai. Molto bene, molto bene, molto molto Mm. bene. Quindi la domanda lavoro o amore eh, È trova tempo di... è tempo di. Mm. È tempo di andare al cluster, quindi. Mhm. Però aspetta, prima Mhm. chiamiamo la mamma e il papà.
portale aureo aperto. Tutti i disincarnati di tutte le generazioni della Pina, con i relativi loro amici chiamati davanti al portale aureo. Io lo faccio sempre adesso. Allora, i parenti sono 267. Mm. 1.227.000. Benissimo. Padre e madre. Senza Vic. S- ehm, sì, questa mamma, molto, cioè all'apparenza è molto mamma, ma abbastanza dura. Ehm, che è come, cioè, in eterico, poi c'è il padre militare di fianco, lo vedo molto magro, un po' più alto. Ok, fermo come un Grandi soldatino. sì della Pina. Mm. Mm. Fermo come un soldatino, ok? E poi c'è lei che dà le gomitate per far sì che lui parli. Ha detto uguale, Ah, ma vedi? parla tu, non è un'interrogazione. C'è la figlia qui davanti a loro, c'è la Pina. È un'occasione. Bisogna passare la parola. Chi vuole dire qualcosa lo dice. Si emoziona troppo, dice lei, se è scoppiata in lacrime. Avrei voluto viverti più teneramente, ma non sono stata in grado. Ero presa da tenere tutto sotto controllo e che tutto andasse come tutti volevano. La braccia e le dà un bacio sulla guancia e piange. Piange proprio copiosamente. Un grande sfogo. Mm, mm. E il padre? Al padre adesso un po' delicatamente, ma la sposta dalla pina. È come se fosse indeciso, nel senso che questa dicotomia, quindi il voler lasciarsi andare anche lui, ma le regole militari ti impongono una certa rigidità. Ok, a lui diamo una Vic. Mm, Così delle regole militari ce ne freghiamo completamente. Volevo dire una volgarità propria tua e non mia, ma certo. io non so cosa siano le volgarità, tu Mm. invece. Dove sei, Elena? Sto scaricando roba da porto. Ah, ho capito. Scaricatrice. Dai, così sdrammatizziamo perché la Pina si sta commuovendo. No, non si è commossa. T'ho visto invece. Mm, mm, Una Vic al papà. Quindi il mhm. papà non è più carriera militare, è una PS. Vede le eventuali incarnazioni che ha avuto con la PS della Pina. Pum, in un attimo. 0, 1, 10, 50, 100. Sei. 6. Vede tutto quanto è relativo, vede quanto Mhm. tutto è relativo Sì. e quanto è bello, Mm, quanto è falso e inesistente e quanto è bello, mm, quanto si mm, sono mm, divertiti mm. e quanto adesso lui è contento di vedere.
come stanno le cose. Mm. Questa è una grande forza. L'informazione dà forza, potere. L'unico potere che si può avere, non il potere terreno del politico, del ricco, non so, del capo, Mhm. sui sottoposti. Non c'è potere più grande di sapere come stanno le cose, Mm. fottendosene di chi dice che le cose stanno come dicono loro. Mhm. No. Religione, Mm. massoni, Mm. che hanno capito un cazzo alla fine. Dicono che qui, Mm. che là, che su, che così alto, così in alto, così in basso, Mhm. e poi stanno lì Mm. a pettinare le pecore. Mm. Che ci sta a pettinare le pecore, perché noi siamo le pecore alla fine. Infatti, Loro sono le perdono pecore. energia ancora in quel loop. Ti dico noi mi ci metto dentro e io non ci sono dentro, quindi gli altri sono le pecore, Mm. i pettinati dai massoni. Non Mm. parliamo dei preti, di tutte le religioni, non Mm. soltanto i nostri pedofilini carini. Cosa dice il padre? Allora, ha proprio riassunto l'informazione della sua esperienza come militare. L'immagine che ha è questo soldatino che è caduto, un soldatino bianco caduto, ok? L'informazione che gli è arrivata dalla vita militare è questa rigidità inumana che non ha niente a che fare con l'umano. Ecco, questa è la frase che lui ha, l'informazione che ha assorbito. Ehm, Adesso è molto contento di... c'è questa cosa bella quando spesso la vedo, no? Quando prendono la Vic, che poi sono solo essenza, diciamo. Ehm, si è avvicinato alla pina e si sono scambiati le vibrazioni delle PS. È come se fosse un abbraccio eterico, ecco, mi viene da dire così. Un E la abbraccio tra mamma che fa? PS. Allora, allora ridiamo la Vic. Non dice anche lei al barista prendo quello che ha preso mio marito? Infatti, sì. Prendo quello che ha preso lui. Bene, la Vic anche a lei, però Sì. vabbè, senza per forza perdere la loro personalità, il fatto che in questo momento, in questo istante, tornano essenza se vuoi, Mhm. ma restano consapevoli che Vedono davanti hanno la mamma e Pina, papà. che è Sì, sì, stata infatti, esatto. Sì, sì, sì. È quello che, no? figlia, no? Quindi è proprio una possibilità di, un abbraccio eterico, direi proprio. C'è questa cosa, ehm, si lasciano andare all'emozione, della vicinanza, ecco. E ti dirò che in questa occasione si abbracciano anche loro due. Tra di Potrei loro. dire che è il primo abbraccio vero, tra virgolette, nel senso proprio sentito, eh, i, Eh. senza i muri della Matrix. Ecco. Mm, Sembra dai sì della Pina che fossero anche molto mm, freddi tra di loro, mm, questo fosse il primo abbraccio a cui lei mm, assiste. Va bene, li mhm. salutiamo. Vogliono aggiungere una cosa insieme? Eh, ti diamo il nostro bacio energetico che racchiude la forza della tua discendenza. Ecco. Bene, Mhm. li salutiamo e chiudiamo il portale aureo. Ora sì, più ricchi ed informati, possiamo andare al cluster. Con la Pina che sicuramente è più qui, centrata, Mm. informata, con altre frequenze. Quanto sta prima di andare al cluster? Da 82, che non era uno scherzo. No, infatti è 199. Mezza. Mm. Eh, ogni contratto è rappresentato da una lumaca. Perché? Direi che è proprio il senso preciso
È proprio il rallentamento della pina. Mhm. Il rallentarla a tutti i costi. Sì, sì, esatto. Mm, mm, mm. Ok, via tutto. Ormai lei è todopoderosa, cioè onnipotente. Mm. Ok, chiuso. Sta già facendo la Deterno ed è eh, praticamente l'incrocio di due infiniti, ok? Mhm. Così che quindi prendono tutto lo spazio tridimensionale. Ok, in qualche modo. Mm, sì, Sono concetti geometrici un po' difficili da spiegare in 5 secondi, sì, no? no, certo. Un fiore, se vuoi, Sì, cioè eh, sono incrociati, sono mezzo, intersecanti nel mezzo, nel centro sì. di posizione. Mm, Mhm. mm, Bello potente, sì, ma è un quadrifoglio 3D, no? sì, mm, sì, Più o meno, sì. con varie angolazioni nello spazio. Mhm. Che poi Avatar, ruota, quindi alla fine. ok. Mhm. Via, non voglio neanche sapere, via. No, guarda, le robe ridicole proprio. Berretto, via, 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 via. Solo un programma, poi insomma, per divertirci gli fanno fare tutte le cose. Mm, Ne frega niente. Un programma che non serve più a niente. È mm, più programma l'avatar dell'entità. infatti, Le entità hanno un personaggio, sì, quello invece è proprio solo. direi c'è un codice un po' più personalizzato. Questo è proprio un Mm, fantoccio, mm. anche se è fondamentale l'avatar perché in ogni caso È c'è proprio qualcuno il che dice tramite. Mm. che non si può eliminare, che siamo Sì, condannati. sì, vabbè, Immagina chi bla bla. no, hai già Mhm, capito. capito. Ebbene, ognuno Vabbè, stia nelle sue entità mentali condanne, e nel esatto. suo. Non c'è l'utopia e quindi io sto male, stai male. Infatti, chi se ne frega. L'avatar si può, perché tutto dipende dalle Eh nostre, sì, eh. nostro intento. Tutto è nostro. Il gioco è nostro. Non può che essere così, perché il gioco è Mm, nostro. mhm, Quindi decidiamo tutto noi, tutto, tutto. mhm. Non c'è un gioco che è scappato di mano. Il gioco è No, l'abbiamo nostro. fatto noi, l'abbiamo deciso noi, figurati. Non può scappare di mano perché è nostro. Mm. Via, ad eternum. Sempre uguale, lo fa. Sì, sì, perché lo sente potente, per lei lo sente potente, forte. Ok, la pina è forte, parte da 82 di vibrazione Mhm. e prima di andare al cluster era 200, 199, vabbè, 200. Adesso a quanto sta di vibrazione? 326. 326. Una piccola pila atomica. Mm. Percentuale di consapevolezza. 183. Alto. PS. 69. Vite. Mm, ma non so. 984. Molto meno della metà. Molto meno. Siamo a un 30%, Mm. 35%, una così. Cervello. Ne aveva tante, comunque 2003 non sono poche, non tante, ma Ah, sono. ah, ah. 9.9. Tutte le entità eteriche, le tre mentali, gli impianti, la decriptazione, il progetto, tutto quello che abbiamo visto c'è ancora. No, non c'è più niente. C'è tutto L'avatar si spazio bianco. riformerà, se le vuole, sì. Ah, certo, sì, sì. E se lei non vuole?
Si No, riformerà perché è destino? no, Cos'è il se non destino? vuole, Niente. niente, non esiste. Inculata. Oh, ho detto una parolaccia, non dire parolacce. Mm. Come la vedi? Allora, la vedo come se fosse su un, ehm, direi un podio sollevato proprio in cima, ok? Dove lei ha tutta la visione della sua possibilità, della sua vita, ok? Ed è pronta a, è proprio serena, felice, carica e forte ed è pronta a iniziare a volare sopra la sua vita, sopra le sue possibilità. Messaggio finale. Lascia spazio al tuo cuore per battere. Lo vedo che adesso batte. Passa da rosso a viola, rosso, viola, rosso, viola, rosso, viola. Quindi la Pina, lavoro o amore? Amore, il lavoro come hobby. Mhm. Per tenersi occupata. La fiamma dov'è? Sì. Allora, la fiamma adesso è al suo stesso livello e fluttua come se volasse, ok? E continua verso, guarda sempre lei, cioè come se è lì pronto ad essere scoperto, ecco. Mm-mm, Bene. mm-mm. Come la vedi? Sì, appunto, la vedo con il cuore che pulsa verso l'esterno tanto, devi lasciarlo pulsare così. Va bene, abbiamo finito.